Ciao, bentornata o bentornato sul nostro canale. In questa occasione troverai solo me dietro la telecamera e se sei arrivata fino a qui è perché sei interessato all'autoproduzione in van. Questo sarà il primo di una serie di video legati proprio a questa tematica, legati all'autoproduzione in van nell'ambito della cosmesi naturale, quindi come poter creare i nostri propri prodotti cosmetici e di igiene all'interno della nostra piccola casa e con materie prime facilmente reperibili, dipendendo anche dai paesi ovviamente dove ci troveremo. Prima di entrare nel vivo di questo video, due parole su di me, sul perché autoproduco e soprattutto perché autoproduco in van. Ho iniziato il mio percorso nella cosmesi naturale nel 2016 all'incirca per una volontà personale di poter creare per me stessa i miei propri prodotti, consapevole delle materie prime che stavo utilizzando e quindi di tutto quello che sarebbe poi terminato sul mio corpo. Ovviamente, come sempre accade nell'ambito della cosmesi naturale, i primi prodotti che normalmente si inizia ad autoprodurre sono proprio i saponi e la mia prima produzione è iniziata proprio qualche mese prima di decidere di intraprendere questo viaggio e questo stile di vita, per cui la mia idea era avere e creare una scorta di saponi artigianali, saponi fatti a mano, che mi sarebbero serviti poi durante il viaggio, questo per evitare, uno, di dover comprare i saponi all'interno di un supermercato senza sapere esattamente che cosa ci fosse dentro, e due, anche ovviamente per risparmiare. Dalla prima produzione di saponi artigianali la passione per la cosmetica è cresciuta in modo esponenziale, tanto che ad oggi fa parte della mia quotidianità in viaggio. Non solo questo però, dal 2017 ho iniziato anche a mia volta a trasferire le conoscenze che acquisivo con dei corsi itineranti che organizzavo nei vari posti che raggiungevo in viaggio e che oggi si arricchiscono anche di una parte online. Quindi se ti interessa il tema dell'autoproduzione puoi andare a visitare la mia pagina personale, che è www.ladeaterra.com, e lì troverai informazioni, ricette e i prossimi corsi in partenza. Ma detto questo, perché autoproduco in van? Perché per nostra esperienza personale la dimensione del viaggio e la dimensione dell'autoproduzione cosmetica sono assolutamente sulla stessa linea. Entrambi ci hanno riportato e ci riportano quotidianamente ad una dimensione di vita molto più semplice, minimalista, sostenibile, autentica e rispettosa. Ora sì, chiudiamo la premessa e passiamo al tema del video, che è come autoprodurre il nostro proprio sapone artigianale. Troverai nella descrizione due ricette. Perché ti dico due ricette? Perché con gli stessi ingredienti e una sola piccola variazione potrai creare due saponi con due finalità differenti. Uno destinato alla cura del nostro corpo e l'altro invece destinato a tutto quello che è l'ambito della pulizia. Per cui iniziamo subito e andiamo a vedere qual è il primo passaggio da fare. Il primo passaggio del processo di saponificazione è capire come si compone la ricetta. Ci sono tre ingredienti fondamentali con i quali si crea appunto il sapone. 1. Parte acquosa. 2. Parte oliosa, quindi gli oli vegetali. 3. La soda caustica. La soda caustica sì, è esattamente, se lo stai già pensando, quell'elemento che viene utilizzato anche per stappare i bagni, per stappare le tubature, quindi è una sostanza altamente corrosiva che è all'interno del processo di saponificazione la sostanza alla quale dobbiamo ovviamente prestare la dovuta attenzione e con la quale dobbiamo adottare le misure di sicurezza. Detto questo, la soda caustica è l'elemento alcalino nel processo di saponificazione che genera il processo chimico che dà vita poi al sapone. Una volta che il sapone ha terminato il suo processo di saponificazione, la soda caustica scompare completamente da questo prodotto. Un paio di informazioni in più in merito a queste materie prime che abbiamo appena elencato. Normalmente nella cosmetica naturale si utilizza un'acqua che è definita acqua o bidistillata o demineralizzata. Ora, se non dovessimo trovare questa tipologia di acqua lungo il nostro tragitto, possiamo usare un'acqua comprata al supermercato oppure un'acqua che è stata previamente bollita. 2. L'olio vegetale. Le formulazioni più avanzate di saponi sono normalmente una miscela di differenti grassi ed oli vegetali.
In questo caso, e visto che questa versione di sapone è una versione minimalista, utilizzeremo per queste ricette un unico olio vegetale, che è l'olio vegetale di cocco, che ci servirà per creare appunto un sapone per il corpo, ma anche un sapone per la pulizia. L'olio vegetale che si utilizza normalmente per il corpo è un olio vegetale definito di prima spremitura a freddo, quindi sono quegli oli vegetali di altissima qualità. Quando invece vogliamo creare dei prodotti per la pulizia, possiamo anche optare, in alternativa all'olio di cocco, a quelli che sono gli oli vegetali riciclati. Se in cucina utilizzi l'olio vegetale di oliva o l'olio di girasole, puoi riutilizzare la parte residua, filtrarla ovviamente, quindi raccogliere l'olio che hai utilizzato, filtrarlo e poi con questo stesso ripetere il procedimento di saponificazione. Ovviamente la ricetta non potrà mai essere la stessa perché stiamo utilizzando degli oli vegetali differenti e degli indici, quindi di saponificazione, differenti. Però tutto questo discorso è già una versione un pochino più avanzata di quello che è il tema dell'elaborazione dei saponi. Se ti interessa entrare un pochino più nel dettaglio della saponificazione, quindi conoscere nel dettaglio come funzionano le calcolatrici di saponificazione, come si calcolano ovviamente, come si calcola la percentuale di presenza degli oli e come si calcola in generale la ricetta, scrivimelo nei commentari, così poi approfondiremo il discorso in un altro video. Partiamo dalle misure di sicurezza. Allora, prima cosa da fare è, ovviamente, quando si tratta di cosmesi naturale, è legarsi i capelli, quindi evitare che ovviamente i capelli possano cadere dentro le preparazioni o evitare che la soda caustica finisca sui capelli, anche questa è un'opzione. Però le 3 misure di sicurezza più importanti sono indossare una mascherina per proteggerci dai vapori che nascono dall'unione tra la soda caustica e l'acqua, indossare dei guanti per proteggere mani e braccia dagli schizzi della soda caustica e indossare delle lenti protettrici per gli occhi, sempre per evitare che gli schizzi della soda caustica possano raggiungere parti del corpo sensibili. Altre 2 norme consigliabili ovviamente sono quelle di evitare al momento della preparazione la presenza di bambini e di animali e mantenere nello spazio dove stiamo creando il nostro sapone un circolo costante di aria. Vediamo adesso gli strumenti. Ok, qui abbiamo i nostri 3 ingredienti già pesati, la parte di acqua, la parte di soda caustica in perline in questo caso e il nostro olio di cocco. Ti ricordo che l'olio di cocco segue come stato la temperatura ambientale, per cui in questo momento ci troviamo alla fine dell'estate, sta già iniziando a solidificarsi in parte, però se dovessi averlo completamente in stato solido dovrai scioglierlo al bagnomaria. In ogni caso io questo lo vado a mettere comunque al bagnomaria per dargli un colpo di calore e sciogliere completamente anche le parti al fondo che si vedono appunto che sono in stato un pochino più solido. Mentre si sta leggermente sciogliendo l'olio di cocco, a mischiare questi 2 ingredienti, ricordandoci, importantissimo, di versare la soda caustica nell'acqua, non al contrario. Mentre l'olio di cocco è al bagnomaria, andiamo a unire questi 2 ingredienti. Con uno strumento che andremo solo a riservare a quest'uso, andiamo a mischiare e integrare bene. L'acqua risulta essere di un colore bianco e non so se si riescono a vedere, qui ci sono dei vapori e la temperatura si sta alzando, quindi mi raccomando attenzione perché anche il barattolo di vetro ovviamente prenderà temperature alte. Quello che andiamo a fare è ora lasciare attentamente riposare la preparazione, ok? Ora normalmente
Quando si iniziano a fare i saponi a livello diciamo un pochino più avanzato, bisogna misurare la temperatura della preparazione con un termometro specifico, ok? Perché l'unione tra la parte alcalina e i grassi avviene a una temperatura che si aggira intorno ai 40-50 gradi. Cosa fare quando non siamo in possesso del termometro? Dovremo andare a fare questa operazione a livello manuale, quindi con il contatto della nostra mano sul vaso, ok? Aspettare che la temperatura del vaso raggiunga una temperatura tiepida. Ok, una volta che abbiamo verificato che la temperatura è scesa, possiamo procedere con l'unione delle fasi. Con una frusta, con una spatola, come preferite, andiamo ad unire le due fasi. Ok, e qui armatevi di pazienza, perché ovviamente se non avete il mixer dovrete assolutamente continuare a battere il vostro sapone, la vostra preparazione per... Io invece utilizzo il mixer e, come vedrai, nel giro di qualche minuto con il mixer riusciremo a raggiungere la consistenza ideale. Questa tipologia di consistenza viene definita nastro, ovvero è una consistenza simile a quella della crema chantilly. Ultimo passaggio opzionale è quello di andare ad aggiungere una fragranza. Attenzione, perché capita spesso che con alcune fragranze e alcuni oli essenziali il nastro possa accelerarsi, ovvero possa solidificarsi più rapidamente del previsto, esattamente come avviene in questo caso. Diamo alcuni colpi per togliere l'aria e per nivellare un pochino il sapone all'interno. Non resta poi che chiudere la nostra scatola o con una pellicola in cera d'api o con la pellicola trasparente, questo per far sì che la preparazione mantenga il calore al suo interno e dovrà rimanere in questo stato per 24-48 ore. Passato il tempo necessario, andiamo a toglierlo dallo stampo e questo è il momento in cui tagliarlo. Bene, 24 ore dopo, quindi abbiamo il nostro, ve lo mostro sempre usando i guanti, abbiamo il nostro sapone solido. Il processo di saponificazione non finisce qui però, perché questo sapone dovrà rimanere a riposo, così si dice in gergo, per 30-40 giorni. Questo perché il processo di saponificazione è ancora in corso e solo al termine di questo periodo il prodotto potrà essere utilizzato senza alcun tipo di pericolo. Come conservare il sapone prima di poterlo utilizzare? L'ideale sarebbe conservarlo su un ripiano o dentro una scatola in una zona particolarmente ventilata e coperto da un panno, ecco, per evitare eventuale polvere o sporco che possa depositarsi sopra. Ovviamente non sempre abbiamo queste condizioni all'interno di un van, quindi nei limiti del possibile cerchiamo di mantenere queste regole. Come usarlo? Questo sapone, così com'è, al termine del processo di saponificazione, quindi dei 30-40 giorni, può essere usato esattamente in formato solido, quindi come barra, quindi si usa come si usavano i saponi una volta, si strofina sui vestiti e si lava il vestito. L'opzione è quello di grattugiarlo o di triturarlo con un macinacaffè e di utilizzarlo direttamente in polvere. Poi ovviamente molto dipenderà da come sei abituata a lavare i vestiti o lavare gli indumenti dentro il van, che tipo di macchinari, se hai elettrodomestici hai a disposizione. Nel formato in polvere, ovviamente in base alla necessità, potrai anche andare ad aggiungere il bicarbonato di sodio o il percarbonato o ancora il carbonato di sodio, quindi quella che si conosce più come washing soda. Terza opzione è quella di tagliare il sapone in pezzettini e scioglierlo in una quantità di acqua decisamente superiore al peso del sapone per generare così un prodotto liquido. Normalmente la proporzione è di 100 grammi di sapone per un litro di acqua. In questo modo, sciogliendo il sapone con il calore del fuoco e con questa quantità di acqua, quello che ti ritroverai dopo sarà un sapone liquido, partendo però sempre da una barra di sapone solido.
Bene, siamo arrivati al termine, quindi spero di averti detto tutto, spero che il processo di saponificazione ti sia un pochino più chiaro dopo questo video e che tu possa iniziare già da domani, perché no, anche da oggi, a produrre il tuo sapone per il corpo e il tuo sapone per la pulizia. Se hai dubbi, domande o necessità di ulteriori informazioni, puoi scrivermi qua sotto nei commenti, altrimenti ci vediamo per il prossimo video con un'altra ricetta di autoproduzione. Ciao!